Allora, il palo 27 che stanno montando con la gru, mancano 3 mensole da montare, quindi adesso stanno portando su un po' di ferro, li ho tenuti in stand by, monteremo oggi. Deve togliere una bobina e mettere sull'altra e dopo vieni giù e caricate il camion. Va bene, ok. Sì. Comincia ad andare in su, prendi il pastorale al palo 8 e vai su col furgone. Gli altri parcheggiate un po' di macchine lì al palo 8 e poi saliamo a piedi. Ci troviamo a Kramsach. Coget Impianti è stata incaricata da TIVAG, rappresentata da Tinez, un committente locale del Tirolo, per l'esecuzione e la realizzazione di una nuova linea 110 kV composta da 33 pali a traliccio per una lunghezza complessiva di circa 9 km. Si parte dal palo 2, che è quello che vediamo qua alle nostre spalle, e unisce l'UV di Kramsach con l'UV di Kierbickel. Qua c'è la stazione elettrica di Kramsach, UV in tedesco la chiamano loro. Dalla parte di là la linea prosegue, arriverà fino al palo 96 che completa il progetto. Il lavoro si suddivise in 3 macrofasi: la realizzazione delle fondazioni speciali su pali gevi, il montaggio dei tralicci e la tesatura al termine del montaggio. La costruzione prevede, una volta fatto lo scavo, fatto il magrone, fatto i micropali, il montaggio della base. La parte bassa del traliccio viene montata, allineata e livellata con strumenti topografici. In un secondo momento si fanno la posa dell'armatura della fondazione, la casseratura e il getto. Poi cominciamo a portare la parte superiore del palo, composta da vari colli di ferro, più tutta la bulloneria. Da lì viene fatto un assemblaggio a terra, o a fiancate o a cubi, compreso le mensole. Una volta fatto quello si fa il montaggio, si alzano cubi interi di traliccio con l'autogru, se possibile, o mediante falcone per riuscire a montare in certe zone. Falcone, che non è nient'altro che una struttura traliccio in alluminio leggera, 4 pezzi che si assemblano tra di loro, si monta all'interno della base del sostegno e con l'utilizzo dell'arganello si alzano pezzi poco per volta. L'assemblaggio è molto più limitato, quindi è un montaggio molto più lento, più impegnativo, diciamo. Una volta montato il sostegno dobbiamo iniziare con la tesatura. La tesatura di tutti i 9 km si suddivide in sottotratte, questo è per rendere un pochettino più semplice la procedura. Pablo, comincia a tirare piano. Ok, occhio che riparto. Sulle tratte di tesatura abbiamo una macchina argano-freno, a valle utilizzata esclusivamente come argano, andrà a tirare il conduttore, mentre alla postazione più in altezza, che chiamiamo freno, abbiamo la seconda macchina argano-freno con le bobine del conduttore che dovranno essere stese. Una volta avvolto sui capestani il conduttore, quella a livello idraulico lo mantiene in tiro, lo tiene frenato. Questa linea si compone di 2 sistemi, ogni sistema composto a sua volta da 3 fasi, e quindi la tesatura consiste nella stesura di 6 conduttori. Sui cimini tendiamo invece la fune di guardia comprensiva di fibra ottica. È una linea a doppia terna, si dice in Italia, qua parlano di 2 sistemi. Abbiamo una terna di sinistra e una terna di destra, una fase per mensola, 3 mensole. Non siamo una quota molto elevata, siamo sui 700 metri qua circa. Ci sono abeti che arrivano anche a 40 metri, quindi i nostri pali a 3 mensole sfiorano quasi 60 metri, dai 52 ai 58 metri di altezza.
Abbiamo dovuto operare con mezzi speciali, non sono facili gli accessi, sono tutte strade con una certa pendenza, ghiaiate, sterrate, quindi abbiamo dei camion trazionati per riuscire ad arrivare al pali, alcuni pali addirittura si arriva solamente a piedi e quindi dobbiamo impiegare l'elicottero per portare materiali sul posto. In blu si vedono le strade di accesso per arrivare ai sostegni. Sono 1, 2, 3, 4 e 5 accessi per entrare. Abbiamo delle piste che sono queste piste qua di cantiere. Alcune erano già presenti, erano già strade boschive, mentre altre sono state costruite apposta l'anno scorso in accordo appunto con forestali e comuni. Oltre a servire a noi, sono strade che poi verranno utilizzate anche per la gestione del bosco, il recupero della legna, eccetera, eccetera. Ci sarà anche la seconda fase, verrà demolita la vecchia linea che era al limite con le distanze da terra minime che deve avere una linea di questo voltaggio, in più anche per un discorso ambientale. Siamo appunto in un bosco, abbiamo dovuto operare poco per volta, anche per non andare a intaccare delle falde perché qua è tutta una zona di sorgenti e qua c'è l'acquedotto. Su questi sostegni c'è già il conduttore, che è questo qua grosso nero, lo utilizzano nero anche per nasconderlo meglio a livello ambientale, si vede molto meno rispetto a un conduttore in alluminio classico grigio. Questo è uno dei pali che poi verrà demolito. Questi qua delle case li hanno proprio in mezzo. È la linea vecchia che alimenta adesso l'UV di Kramzak qua dietro. Questa linea vecchia ha quasi 100 anni, collega le due stazioni percorrendo la valle dell'Inn, seguendo tutta la parte pianeggiante, passa proprio sopra il paese di Kramzak, anche in una zona molto turistica dove ci sono dei laghetti. È molto rettilinea, mentre la nostra linea gira, segue un po' la montagna e si porta più in altezza, resta molto più nascosta e si allontana dal paese, quindi è proprio un rinnovo completo.